Va bene. Monica, chiamiamo il nonno paterno, il disincarnato che lui ha chiesto. Mm. Lo sento molto molto lontano. E vediamo, eh. Mancato durante la seconda guerra mondiale, mm, Però, causa un incidente tra la sua moto e una presunta camionetta di tedeschi. In circostanze ignote, sembra che la camionetta abbia provocato la sua morte in qualche modo, perché non era possibile morire per cause naturali in quel tipo di strada. ma allora, se capisco quello che è il suo pensiero, è piuttosto che fare la guerra, io muoio così. Cioè, quindi lui agli inizi della guerra, forse, è morto. Non lo sappiamo. Perché mi viene come se potesse essere nelle fasi iniziali, cioè come se potesse essere tipo il 39, no? Mhm. Così. Ehm, dove si stava imbastendo tutto quanto, non so, mi viene come dire, cioè piuttosto che continuare così, io lascio. Ehm, come se in qualche modo lui fosse anche orgoglioso di quel tipo di morte. Eh, è come se avesse arginato i danni e sono contento, della lapide che mi è stata creata. Lo sono stato per molto tempo, ma ora non mi interessa più. Eh, ora vivo nella pace. Ho anche incontrato anime, che, in terra hanno ucciso alcuni dei nostri e udite, udite, dice, udite, udite, io, li ho sorretti nel rivedere la loro vita. Anche tuo padre non c'è più, Davide, giusto? Chiamiamo anche suo figlio, di questo Mm. nonno paterno. In vita non si sono praticamente conosciuti. 4 anni il bambino è rimasto orfano di padre. Eh, ne ho passate di tutti i colori, dice il papà di Davide. Ma proprio di tutti i colori. Ditene una, l'ho passata. Tradimento, Una via Crucis. Sì, problemi economici, sì. ingiustizie sul lavoro, Ingiustizia in generale, mi dice. Sì. scarsità, E come? furti subiti, Anche da amici. furti perpetrati suo malgrado, malgrado la sua vera intenzione, per necessità. E questo mi dice no. Cioè lui che fa furti? Mhm. Questo mi dice no. Ok. Mancanza d'affetto, Mm, tantissimo. voglia di rivalsa, espressa male. Eh, sì, con lacrime versate in silenzio. Punto. Ma questo è un gioco. Sì, sì. L'hanno capito tutte e due. Allora, il nonno proprio ampiamente, al punto tale che è stato fianco a fianco, con dei soldati che hanno Gioco e ucciso magia. italiani. Ci faccia avere una magia, il nonno.
rimette un dente sano nella bocca di Davide. Una seconda magia. Ma ha a che fare con il letto di Davide. Come se gli cambiasse il materasso, come se quel materasso diventasse poi un luogo in cui davvero si ricarica riposando. Una magia disconnessa da Davide, una magia tanto per, una follia magia. Fa sbocciare eh, un fiore, un cactus, ad un tempo rapidissimo. E questo lo dedica a te. Una Lui ti follia. dice, tu sei un uomo dalle grandi opere, ma sei impaziente. Ok. Una magia per tutti quelli che sono caduti durante la seconda guerra mondiale, che adesso lui chiama, in un modo o nell'altro. È una specie di cena collettiva in cui c'è una tavola imbandita e, e- e ci sono tutti, anche gli avversari Mm. partecipano a questa cena. E c'è reale amicizia, divertimento. C'è mio nonno, paterno, Sì, certo che sì. che fa? Eh, adesso sta brindando con un tedesco. Con un tedesco, con quello che ha deciso la sua rimozione sul posto di lavoro e la sua deportazione nei campi di concentramento, visto che non era fascista. Allora lui dice non è proprio lui. È uno che ha fatto un qualcosa di molto simile a lui, ma comunque ho incontrato anche lui, quello di cui parli tu. Però Lui, il mo- brindisi adesso non avviene con lui. lui morì di freddo? Di stenti, Ti stenti. sì. E di stenti però, anche di freddo. Ok, quanti sono quelli che ha chiamato il nonno paterno di Davide? Sai che mi dice 5 milioni? Bene, tutti nel portale Aureo. Ale, nuova Mm, magia. bellissimo. Come ci vanno? Padre e nonno di Davide più i 5 milioni. E c'è molta allegria, colore, è un'atmosfera molto frizzante, di gioia, anche di risate, Sono donne e uomini, non solo uomini. anche donne, certo, Mhm. Bambini. parecchi. Sì, sì, è una bella danza, è un bel movimento. Va bene, quando sono andati tutti, nonno e padre compresi, mi lo Sì, dici? sì, sì. Vorrei che il nonno o il padre, o tutte e due, come vogliono, ci spiegassero una cosa. Agli occhi di Davide, no, tutto nell'oltre si risolve dopo un po'. Quindi che senso ha qui nella Matrix sistemare i propri cazzi? E questa è la domanda. No, non si cioè, la risposta che mi arriva è che non si risolvono in automatico. Ehm, cioè, allora, mm,
si risolvono in maniera più profonda e più rapida interfacciandosi sulla Terra. Ehm, e poi, dall'altra parte, si capisce proprio che non c'è separazione. Mm. E quindi nel momento in cui loro hanno un contatto, più contatti con la Terra, aiutano loro stessi, ma aiutano gli altri e loro lo sentono che siamo una cosa sola. No, la metto in altri termini, siccome Davide non ha un rapporto con suo figlio qui al momento sulla Terra, perché dovrebbe darsi tanto da fare per sistemare questo rapporto? Se tanto poi, quando se ne andrà nell'oltre, quando avrà 120 anni, alla fine, cares, chi se ne frega. Ma non, no, non è così. Quando poi Davide andrà nell'oltre, se lui avrà continuato a mantenere questo rapporto tiepido, saltuario, come lo vogliamo definire, non si sa, lui tanto se lo dovrà rivivere di nuovo tutta questa cosa, perché noi siamo chiamati a vivere cioè, sulla base di principi divini, anche sulla terra. Se noi non lo facciamo, nell'oltre dobbiamo rivedere tutti i momenti e rivivere tutti i momenti in cui non abbiamo vissuto sulla base di questi principi divini, di verità e di semplicità e di amore. Messaggio del nonno a Davide. Ama davvero tuo figlio e ama davvero te stesso. Non c'è un altro scopo laggiù. Noi qua ce l'abbiamo molto, molto chiaro. Messaggio del padre. Mm. Tanto tua madre verrà qui e, e non c'è molto senso nel logorarti di domande dentro casa. Le risposte le trovi anche fuori. Le trovi sul bordo di un lago, le trovi in un cielo stellato, le trovi in una passeggiata all'aria aperta. Ricordati che tu sei della stessa sostanza di tutto il creato. E cosa risponde Davide? Lo sento un po' frastornato. Ehm, Lui dice: Ci proverò, papà, ci proverò. Va bene, li salutiamo.